Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e in questo video volevo fare un breve recap di tutti gli errori che ho trovato dopo aver aggiornato la mia configurazione di OpenHub alla versione 5.0.1. Anticipo che sono errori relativamente banali e di poco conto, anzi alcuni erano errori miei che la nuova versione mi ha segnalato. Quindi andiamo a vedere insieme quali erano questi errori warning e come li ho risolti. Iniziamo col dire che sono molto soddisfatto di questo aggiornamento in quanto non ho avuto nessun tipo di problema impattante, diciamola così. Adesso vi faccio vedere quelle 2 o 3 cose che ho dovuto gestire e sistemare e per adesso, dopo un paio di giorni di utilizzo, devo dire che il sistema è totalmente stabile. Quindi è un aggiornamento abbastanza silente, poi ovviamente dipende molto dalla configurazione che ognuno di noi ha. Però probabilmente io non ho una configurazione molto complessa con tanti binding particolari, però devo dire che appunto è stato abbastanza trasparente come passaggio. Andiamo adesso a vedere insieme i tipi di problemi che ho riscontrato e come li ho risolti. La prima cosa che ho fatto, sono andato a vedere nei log di OpenHub per vedere se c'era qualche errore importante, diciamo, e la cosa che ho notato era la mancata esecuzione di alcune regole per gli errori che vedete qui a video, appunto non portavano all'esecuzione della regola. Alla fine non c'era nessun errore particolare, ma è bastato semplicemente risalvare la regola, probabilmente c'era bisogno di fare un aggiornamento, non lo so. Comunque è bastato risalvare la singola regola per farla di nuovo funzionare. Ho fatto anche una pulizia della cache di OpenHub, un restart e ovviamente il riavvio dopo la pulizia della cache è un pochino più lungo, però poi è andato tutto a posto. Quindi questi errori relativi alle regole non li ho più avuti. Mentre per quanto riguarda altri tipi di errori, come abbiamo visto in diretta durante l'aggiornamento nella sezione Health Check, ho trovato dei Semantic Model Conflicts, che è una cosa che non avevo in teoria mai visto. Però come anche nel changelog della versione 5 di OpenHub c'era scritto, i controlli di validità dei tag semantici sono diventati un pochino più stringenti e quindi ho questo messaggio di errore su un paio di item che per un errore mio di configurazione erano presenti in più equipment. Quindi sono andato sulla configurazione di OpenHub, io ce l'ho testuale la mia configurazione, sono andato a cercare il mio item, in particolare in questo caso l'unità esterna del clima, e sono andato a verificare effettivamente che avessi sbagliato e lo avessi messo in 2 equipment. Infatti, come si vede qua nel file di configurazione, il mio item, anzi point chiamiamolo, è presente in 2 equipment. Quindi ho fatto le opportune modifiche al file di configurazione e sono andato a sistemare il problema. Quindi questo è un errore che in teoria io mi portavo dietro già dalla versione OpenHub 4, che però non mi era mai stato segnalato e quindi non me ne ero mai accorto. In questo caso, visto che sono stati introdotti dei controlli più stringenti sulla parte dei tag semantici, mi hanno identificato il problema e quindi sono andato a sistemarlo e a pulire il file di configurazione. Una volta fatte le modifiche, salvato, riaggiorniamo la pagina e sono spariti 2 problemi. Andiamo sugli altri 2 problemi rimasti che sono dello stesso tipo. Ho assegnato dei tag semantici di equipment e properties allo stesso item, cosa che non è corretta dal punto di vista appunto semantico. Quindi anche in questo caso mi vado a cercare l'item sul file di configurazione e vado a controllare il problema. Essendo un item, quindi un point, non può avere un tag semantico relativo all'equipment. Quindi in questo caso il tag door è sbagliato perché è un tag relativo all'equipment. Lo vado quindi a rimuovere. Faccio la stessa cosa per l'altro item. In questo caso l'errore è il lock e nel momento in cui vado a salvare e riaggiorno la mia pagina di errori siamo puliti.
Quindi in questo modo ho sistemato tutti i problemi che fino ad adesso mi sono arrivati su OpenHub 5. Bene, detto questo possiamo concludere il video qui. È stata una breve carrellata di quei pochi errori che ho trovato dopo aver migrato la configurazione OpenHub 4 ad OpenHub 5, in particolare 5.0.1, e nel caso dovessi trovarne altri, ovviamente se saranno di impatto abbastanza importante, magari ne farò un video a riguardo. Per adesso vi ringrazio di essere arrivati fino al fondo di questo video e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!